Boh, fino a lassù, e che ci andiamo a fare? Avranno solo pesce, qualche camminata. Vediamo un po' di foto, va. Però, dai, alla fine un tentativo si può fare. Partiamo. Le Lofoten, una meraviglia della natura che si compie nel Mar di Norvegia intorno al 68° parallelo nord del pianeta, un arcipelago che si estende interamente al di sopra del circolo polare artico, caratterizzato da montagne rocciose ed aspre che si vanno a tuffare a picco nel mare. Bisogna prepararsi perché ad ogni angolo delle 5 isole principali si può rimanere folgorati dalla bellezza del paesaggio, ma come arrivarci? Beh, stavolta siamo andati quasi diretti. Si parte da Praga per andare col treno in direzione Polonia. Guarda che paesone. Stop a Katowice per rapido giro e rifocillarsi. Da qui aereo verso la terra dei vichinghi. Benvenuti a Oslo. Tutte le storielle stanno a vedere che io non conosco manco uno. 850 mi sembra. Altro aereo interno per spingersi verso il quasi 70° parallelo di Tromsø. Gagliardo sto, così va bene. Nave tra i vari fiordi e canali verso sud. Approdo nella cittadina di Harstad. E finalmente autobus verso la città principale delle Lofoten, Svolvær. Questa è stata la magia del primo risveglio in Aust-Vogoia, che è l'isola più a nord e più grande delle Lofoten. La sua città principale, nonché quella di tutto l'arcipelago, come è detta è Svolvær, ma in realtà si pernotta a Kabelvøg, che dista pochissimi chilometri da essa. Come forse si è capito, non sono solo in questa spedizione, ma mio fratello sarà il compagno di sventure. Per il primo vero giorno si è deciso di fare una biciclettata ancor più a nord per dopo tagliare verso l'oceano ad ovest, anche se l'estremità non si è propriamente raggiunta, e l'idea non è stata per nulla malvagia. Eccoci qua alla partenza della nostra gita. Abbiamo preparato le biciclette e adesso vediamo che succede.
e la sera, ancora non domi, da Svolvere abbiamo fatto a piedi il tragitto verso la nostra dimora. Il percorso è lungo la strada principale E10 che attraversa tutte le isole, ma offre scorci splendidi, nonché la possibilità di vedere da vicino la Wögenkirche, chiesa in legno costruita nel 1898 con una ricca storia alle spalle. In ogni caso, il meritato riposo ci attende. Si ripete ogni mattina, ma di questo paesaggio al risveglio non ci si può proprio scordare. Purtroppo bisogna però partire e continuare il giro verso sud. La macchina a noleggio è arrivata sotto casa come un orologio. Si carica e si parte. Ma non si fanno tanti chilometri. Ci si ferma subito ad Hennigsberg. Appena arrivato e guardando Festfood la montagna sopra il paese, come non pensare all'aneddoto di Victor, il proprietario di casa che ci ha ospitato a Tromsø. Lui, pescatore ora in pensione, quando lavorava a Hennigsberg, la mattina, prima di salpare insieme a tutti gli altri pescatori, si toglieva il cappello e chinava il capo verso la grande montagna, sia come buon auspicio per la giornata che, penso, soprattutto in segno di rispetto verso madre natura. Lascio mio fratello nella scalata della montagna per andare a giocare nel campo di calcio. No, sì, la dovevo fare a piedi, dopo piove. I paletti per il pesce, però mi sa che... no, mi sa, è in inverno che fanno di più. Adesso non sono usati. Se no, si appiccano il pesce qui. Nel pomeriggio si riprende la macchina e stavolta si va fino ad sì, quella A si pronuncia O, ovvero il terminale o l'inizio della strada I10, che non è solo la strada principale che collega tutte le Lofoten, ma anche la strada europea più a nord.
Gli oltre 120 chilometri della traversata non sono stati fatti solo per scattare questa classica foto, ma c'è un motivo strategico che sarà chiarito in seguito. La cena gratin di Patate. merluzzo e patate. Eh. Parmesan, c'è anche il parmesan. Ah, Con le verdure che non si sa, carote. carote. Ecco, che è pure la luce. Ammazza, ristorante 5 stelle. Piccolo villaggio che condensa in pochi metri l'essenza delle Lofoten. Paesaggi aspri, pesca e conseguenti Rörbur. Composta da una sola lettera, ha anche un solo ristorante, un solo forno, ma ben due musei. Quello dello stoccafisso e quello, diciamo, etnografico della vita di un paese norvegese di pescatori. Tutto ciò va benissimo per una giornata che si prevede ultra piovosa, anche se in mattinata ci proviamo. Adesso è a mollo lo stoccafisso con sta pioggia. Di un viaggio, non Eccolo. Eccoci qua. Siamo alla fine della mia camminata, mi sa. Da un pezzettino con la pioggia. Eppure fa il freschetto e piove, quindi che vuoi di più? Basta che non nevischia. Dopo il laghetto ci si dirige verso un'estremità dell'isola. Cioè quello con la tenda che fa una brutta fine. Però tocca andare in punta. Punta. Vediamo. Siamo al circolo, no sai, è laggiù il circolo polare artico. Al sud, al profondo sud. Però oggi è il venti del sud. vengono. Venti caldi, africani. Oggi è caldo, piove ma è caldo. Che impressioni di sta Norvegia? Bellissima. Ed ecco il Museo dello Stoccafisso, un piccolo grande mondo a me sconosciuto, su cui si basano le Lofoten, se non tutta la Norvegia. Parzialmente è ancora un piccolo mistero il perché, dalla notte dei tempi, la maggior parte dei merluzzi artici migratori, Skrei, dal mare di Barents venga proprio in queste isole ogni anno, tra gennaio ed aprile, a deporre le uova. Una volta pescato, il merluzzo viene pulito e messo a coppie su quei tralicci di legno che si sono già visti. Il clima di questo posto ha anche la giusta composizione di vento ed umidità affinché l'essiccazione avvenga in maniera perfetta. E qui i vari ambienti del Museo di Villaggio Norvegese di Pescatori. Reparto reti e varie. Pure di nozze. O il baccalà, immancabile baccalà. E qua le varie barchette. Questa col motore, questa remi, questa remi. Andiamo alla fabbrica dell'olio di Merluzzo. Arrivavano qua, caricavano su e dividevano. Fabbro che stava in montagna qua. Il villaggio di Abello. Tutte casette rosse. Se non piovesse sarebbe meglio, però almeno abbiamo visto qualcosa. Questa casa tutta sulla palafitta proprio. Non la smette. Pure il vento, e questa è la barca che cicola. Guarda il sole. Va benissimo mo per fare le foto.
A malincuore si lascia la barca cicolante per affrontare poco più a nord i più famosi 1566 gradoni delle Lofoten. Vedi, il pezzo che facciamo qua è lo stesso, è Combine, tocca andare sopra, qua all'imbocco del sentiero, cioè con asfalto, partenza. La famosissima Rheinebringen, che porta migliaia di turisti ad ammirare il paese di Rheine da 448 metri di altezza. Non dovrebbe mancare tanto. E qua c'è Reine. L'abbiamo fatta. Fate 20 Vabbè, prima se magna, dopo tocca ritornare laggiù. Com'è sta giornata alle Lofoten? Col panino? Buonissimo. Buonissimo. Anche col sole, fa caldo. Qua è brutto, vediamo Reine che sta lì dietro, però è brutta Reine. Non si vede? Eh no, sta là dietro. Però discreto qua il panorama. Discesa della Rheinbrücken, o quello che è Rheinbrücken. Bisogna stare attenti anche in discesa, però è un po' più facile. È bella. Bene, solo tu cose. Se cole? No, no cole. Questa è acqua polare. Acqua polare, Arctic Water. Questa che va giù e dopo la rivediamo alla fine. Vabbè, mancano quanti? 222. Siamo arrivati nella bassa del paese. Insomma, discreto. Sempre vento però ci sta. Vediamo se troviamo il caffè. No, intanto facciamo la passeggiata. C'è il ponte, lo vedi il ponte? E dopo la sgroppata della Rheinebringen si va sempre più a nord e si passa dall'isola di Moschenasøya a quella di Flakstadøya per stare più vicini all'obiettivo di domani, che sarà sempre una camminata. Per fortuna l'essere passeggero permette di godere appieno dello spettacolo della I-10. Bello il ponte. Bella a sinistra però. Dopo c'è un altro ponte. Ah sì, allora è per il ponte. Con l'isolotto.
è il nostro obiettivo di giornata. Vedi qua, abbiamo il mare. Obiettivo che si chiama Kvalvika, altra passeggiata ultra classica in cui si arriva ad una spiaggia raggiungibile solo tramite sentiero ed appunto per questo più selvaggia e nascosta. Tramite parte dello stesso sentiero, ed anzi sarebbe la strada principale, si arriva a Riten che è la cima e da cui si ha una vista spettacolare. Ponte Milvio, vabbè, quello che è. Oh, fatto Corfera. La passeggiata all'inizio è invitante, però dopo mi sa che va su. E dopo ho capito che non bisogna mai fidarsi dei sentieri norvegesi messi semplici e banali sulla cartina. Si va dall'ombra al sole e c'è il paesaggio gagliardo. Laghetta alpina. E qua si riprende sentierone. Ma signore, vai, vai. Questo è il sentiero facile norvegese. Fote. Laghetto d'altura prima della spiaggetta. E dopo il tentativo di arrivare in spiaggia dalla parte scivolosa, le strade mie e di mio fratello si sono momentaneamente divise. Io a giocare sulla sella col drone e mio fratello in cima a Riten. Chi avrà fatto meglio?
In Norvegia, dalla montagna all'oceano è meno di un attimo, quindi, dopo un'attenta perlustrazione nella mattinata, Chi è questo? Chi sarà? non poteva proprio Una mancare il cosa? bagnetto. Ma culla tutta, lo va? Ah, come la... È freschetta. Tu. Ma la giornata non è ancora terminata. Altra tappa fondamentale delle Lofoten è il villaggio museo di Nusfjord. Le Lofoten sono nella Tentative List UNESCO e questo villaggio è la rappresentazione di un tipico villaggio di pescatori di merluzzo. Il parallelo con è immediato: paesaggio idilliaco con montagne a picco sul mare, casette di pescatori, qui anche ocra oltre alle classiche rosse, e vecchia industria dell'olio di merluzzo. Tutto insomma meravigliosamente simile, con una piccola e sostanziale differenza però. Nusfjord non è vivente, ovvero è un museo a cielo aperto, probabilmente ancora meglio preservato, ma tutte le strutture sono orientate al turismo. Ancora oggi è abitato da pescatori e la pesca è ancora la sua funzione principale. Insomma, possiamo dire che Nusfjord è una bella senz'anima, anche se con storia. Altro giorno e si ritorna verso Svolvær, ma prima di arrivarci un paio di stop, nell'incantevole villaggio di Victen e nei pressi di Borg per il museo vichingo. Ah, dopo c'è stata anche una piccola fermata imprevista. Niente, c'è la pecora che deve allattare. E zuete. Zun 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 zun. Sì, vecchiate sono grandi, ormai ci mangia là. Oh. Sonate, papà, anche qua. Vegni in furli Ma è una piore. rete, lì per non passare. Sicuro. Tu. Aridente Victen. Al mare. Chiesetta, montagna. E c'è pure... No, chiesetta non c'è. Victen, sempre sull'isola di Flakstadoia, ovviamente è un'altra base per splendide escursioni, che però stavolta non faremo. Ha un'incantevole posizione e si affaccia direttamente sull'oceano aperto. Particolare come in questo paese ci sia una fabbrica artistica di vetro, iniziata negli anni 60 da un pescatore, ed ancora più particolare trovarvi uno slovacco che parla italiano. Che buona. Ah, bello. Si cambia isola per arrivare a Vestvågøy nel villaggio di Borg per l'interessantissimo museo dei vichinghi. In questi luoghi, negli anni '80, un agricoltore casualmente fece le prime scoperte, principalmente delle fondamenta della più grande casa vichinga trovata nel mondo. Da lì in poi vari scavi si sono susseguiti e da pochi metri si è ricostruita una versione della casa, come dovrebbe essere stata nel Novecento. È da considerare che l'era vichinga grossolanamente va dall'VIII all'XI secolo.
L'ultimo capo abitante la casa dovrebbe essere stato Olaf, che dovrebbe essere salvato alla volta di quella che attualmente è l'Islanda. La casa è composta da 3 ambienti, di cui uno è la sala del trono. Inoltre, nell'area si possono fare varie esperienze vichinghe. Non convincendoci l'autentico cibo vichingo dato nel museo, ci siamo diretti alla casetta di fronte la strada ed abbiamo assaporato il miglior e forse più conveniente stoccafisso avuto nell'arcipelago. E si ritorna tranquillamente verso la capitale Svolver per alloggiare in questo particolare albergo. L'ultima giornata sull'arcipelago l'abbiamo passata tranquilla e siamo anche andati al museo della Seconda Guerra Mondiale. Piccolo ma interessante per capire come questo remoto angolo di mondo si è mosso in quell'evento. La nave vichinga. L'alberello di Natale con la palla di Hitler. Zoom. Il momento di lasciare queste montagne e quest'oceano è purtroppo arrivato. Tante immagini sono dei ricordi indelebili della mia mente e dei miei occhi e tante emozioni pervadono il mio cuore. Ma chissà, un giorno forse si ritornerà a fare un bagnetto nel circolo polare artico.